Ciao a tutti e benvenuti, anzi bentornati a Prima della Prova. Stavolta parliamo di Yamaha R1 ed R1M 2020. La casa di Vata ci ha sorpreso tutti quanti presentandole, svelandole al Gran Premio di Laguna Seca Superbike lo scorso luglio. Adesso ci tocca, in grato lavoro, di andare a provarle sul meraviglioso circuito di Jerez de la Frontera. Come negli ultimi anni, evoluzione, non rivoluzione per la supersportiva Yamaha. Quindi che cosa è successo? Yamaha, che possiede la supersportiva probabilmente più equilibrata, il miglior compromesso fra prestazioni, sfruttabilità e ridotto impegno fisico per come può essere una moto di questo genere, che cosa ha pensato? Di migliorare quelle 2 o 3 cose che le permettono di rimanere competitiva come prestazioni e soprattutto di poter dare un po' più di mano libera ai preparatori per il mondiale Superbike. Quindi iniziamo dal motore, perché in zona distribuzione che cosa ha fatto Yamaha? Ha cambiato il sistema di distribuzione della moto precedente con dei bilancieri a dito che permettono al motore di girare un po' più alto e quindi di anticipare eventuali penalizzazioni sul regime di giri, come ha già fatto per esempio l'anno scorso Kawasaki. Tante altre modifiche alla termica per sfruttare al meglio questa possibilità, quindi modifiche alle teste, modifiche all'alimentazione dove l'iniettore è più sofisticato, sempre sopra farfalla ma più vicino alla camera di scoppio, e diverse altre modifiche anche in basso, lontano dalla termica, con un albero motore con passaggi olio un pochino più ampi come diametro per migliorare la lubrificazione e l'affidabilità, un ingranaggio della seconda e una pompa dell'olio ottimizzate per non rubare troppa potenza. Quindi limature che non cambiano il valore di potenza massima, sempre fisso a 200 cavalli, ma che ci immaginiamo dovrebbero andare a lavorare dove l'R1 ha sempre pagato un pochino pegno rispetto all'avversario, ovvero la cattiveria in alto, l'allungo. Tanta schiena con il motore crossplane a fasatura irregolare, ma che in passato si stemperava. Ci aspettiamo che spinga con un pochino più di cattiveria in alto. Anche la ciclistica riceve qualche piccolo aggiornamento e ci immaginiamo una bella sostanza, perché davanti l'R1 standard, come sapete, si basa su sospensioni meccaniche e cambia soltanto nelle componenti interne che vengono ottimizzate. L'R1M, quindi il modello più sofisticato, il modello premium come si suol dire, ha le sospensioni a controllo elettronico e in questo caso all'avantreno troviamo una meravigliosa forcella Öhlins pressurizzata, quasi una prima per moto che insomma non sappiamo se definire di grande serie oppure di piccola serie. L'R1M è un pochino a metà fra la produzione giapponese di grande serie e le specialissime europee. Dicevamo, forcella pressurizzata, migliorie anche al retrotreno e un controllo elettronico un pochino ottimizzato. Già che parliamo di elettronica, vale la pena sottolineare gli aggiornamenti che arrivano quest'anno, quindi una nuova gestione dell'ABS con 2 possibilità, una cornering e una lineare, una nuova gestione del freno motore con 3 livelli di intervento dell'elettronica, quindi un freno più o meno pronunciato a seconda di come lo preferite, e viene affinato anche il launch control che ha una regolazione un pochino più fine. Tutto questo è possibile anche grazie all'adozione di un acceleratore ride-by-wire con un sensore, un potenziometro un pochino più preciso nella lettura della posizione. Chiudiamo con dei dettagli che potrebbero sembrare secondari ma che ci aspettiamo non lo siano. Per esempio parliamo del freno anteriore dove cambia soltanto la pastiglia con una mescola diversa, ma era lei la responsabile dell'affaticamento in frenata che pagavano le vecchie R1. Quindi ci aspettiamo molto dalla banale adozione di un materiale di consumo diverso dal precedente. Cambiano anche le gomme perché pur rimanendo in casa Bridgestone al posto delle S21 uso misto strada e pista ci sono le RS11 molto più performanti e professionali. E naturalmente l'abbiamo tenuta per ultima anche se la prima cosa che si nota è cambiata anche l'estetica. Non nella sostanza, quindi carenatura completamente in fibra di carbonio per l'R1M e una meno nobile convenzionale per l'R1 con 2 grafiche per l'R1, quindi blu e nera e quella nero-blu però carbonio con il carbonio a vista dell'R1M, ma cambia anche nell'estetica con una presa d'aria diversa all'avantreno, un codino più filante, un'estetica che l'avvicina un pochino di più alla sorella minore R6 e quindi di conseguenza al M1 da MotoGP. Quindi noi stiamo per partire, o meglio io sto per partire, per andarmela a provare sul circuito di Jerez. Quindi vi invito qui sotto nei commenti a farci le vostre domande, curiosità, tutto quello a cui volete risposta nel pezzo, nell'articolo e nel video, in maniera tale da darvi al più presto possibile direttamente dal circuito, o meglio dai box, delle risposte il più possibile affidabili. Intanto continuate a seguirci e appuntamento a questo venerdì per la versione definitiva, l'articolo definitivo, il video della prova della Yamaha R1 e R1M 2020. Ciao!